Questo è Caluf Beach, ci sono tipo 20 km di spiaggia per arrivare alla fabbrica, alla fishing farm, e poi a breve a destra partono le Sugar Dunes anche. Vediamo. Spiaggia ne abbiamo? Sono 33 gradi, c'è un sacco di sabbia che vola e basta. Per oggi di sabbia basta. Qua stanno costruendo una grande strada, ma nei programmi ce l'hanno come nei programmi di costruire le strade per un tot di strade, lo leggevo sul Open Observer, tra cui collegare meglio il sud. Mia moglie legge l'Oman Observer. Quella lì che vedete al fondo è la raffineria di Duqm, il paese dove stiamo per arrivare, quello. Comunque Bel pozzo di petrolio, vedere il pozzo di di petrolio così live, dal vivo è sì, particolare. sì. Con la sua fiammella. Sì. C'è scritto Kuwait, questa è la raffineria Kuwait. Vado per andare all'ipermercato. E questa qua. È così, supermercato trovato. Trovate anche il gelatino. Ah sì, una cosa civile dopo tanti giorni di inciviltà. Sì, pericolo. perché Duqm qua è un paese agganciato alla raffineria di petrolio, proprio si vede, e che stanno costruendo tantissimo, sia a livello turistico che no, quindi è proprio agganciato alla raffineria di petrolio. Al Baraka Hypermarket, oh già, quella è la strada che collega il supermercato e tutti gli altri supermercati, però poi manca lì, c'è un punto dove manca, non so, c'è la rotonda ma non è stata fatta la rotonda ancora, è in costruzione, non ci va bene così, proprio Questo qui è un deserto che dà sicurezza soltanto perché c'è la Black Road. sì. Se non ci fosse la Black Road e fosse lasciata pista è un posto infernale, questo qui. Sì. C'è niente, miglia e miglia, niente. Tra l'altro c'è una luce apocalittica. Sì, perché poi c'era un po' di tempesta di sabbia e adesso è così, non c'è niente. C'è un'altra strada più in là, adesso stiamo cercando di raggiungere il mare, ma c'è un'altra strada più in là, una che passa dritta nel deserto, proprio la strada che attraversa il sud dell'Oman, e poi si è raggiunta una terza dove si vede dalla cartina è tutta circondata da pozzi di petrolio, quindi è una strada sicuramente fatta apposta per l'estrazione petrolifera. Ma qua non c'è veramente niente, è una regione, non siamo ancora arrivati nel Dhofar, che è l'ultima regione a sud attaccata allo Yemen, è una regione intermedia, ma è tutta
tutta da quando l'abbiamo iniziata, tutta deserta, tutta deserta. Buongiorno. Bonjour. Allora, stanotte ci siamo messi qua in questo deserto. A un certo punto in questa terra desolata sono comparse queste dunette di terra e di sabbia e quindi ne abbiamo approfittato, erano già quasi le 6 e stava tramontando il sole per accamparci da qualche parte, perché è veramente la lunga strada verso il sud. Poi questo territorio qua è totalmente deserto, È inospitale da morire, sì. È una spianata, c'è solo la Black Road in mezzo. Ve lo faccio vedere sulla carta. Noi ieri abbiamo dormito qua dove c'è scritto Sesto Spot. Abbiamo dormito qua all'interno del Waiba Sand, poi abbiamo attraversato tutto il Waiba Sand con Bivol. Siamo arrivati qua, sì, qua mi sembra qua, e poi abbiamo cominciato a fare tutta questa strada qua. Abbiamo fatto un po' di questa deviazione per le Sugar Dunes, non le abbiamo fatte tutte, non so, non ci ispiravano alla fine, era tutto dello stesso colore, non lo so. Poi siamo andati giù di qua e adesso siamo più o meno per qua. Questa zona qua, questo è il Dhofar che ci entreremo oggi, perché ci entriamo oggi, ed è poi l'ultima zona dove c'è Salalah, che è di nuovo molto bella. Questa zona qua, Al-Wusta, questa regione È tutto deserto, e c'è questa strada che attraversa quella grande che è piena di attraversa. pozzi di petrolio, Questa qua dove che vi dà l'idea di essere sulla costa, ma il mare non lo vedi mai. esatto, è desolata anche questa, cioè i paesi sono remoti, ma remoti, cioè non è più un posto ricco questo qua, è un posto dove veramente non c'è niente. Siamo andati in quel paesino vicino alle Sugar Dunes, ne parliamo, non c'è qua diciamo che la ricchezza che c'è al nord non è ancora arrivata, però lo Stato lo sa, infatti c'è tutto un programma per portare anche un pochino più di ricchezza nel sud, che è stato per tempo un po' dimenticato. Questo è veramente una regione inospitale, ma inospitale dura. Adesso ci sono queste dunette, ma altrimenti non ci sono neanche le dune. Laggiù c'è la strada, passa una piatto. macchina ogni... Infatti anche per trovare un posto da dormire non è mica così semplice. Nonostante sia piatto e desolato, è difficile trovare un posto da dormire, Proprio perché non è che piace- ti puoi fermare Sì, no, vabbè, se hai nel piattume. Se hai un Beh, camion, certo. se hai qualcosa, ma una tenda così diventa difficile. C'erano un paio di posti segnati su Overlander, ma sulla costa, ma pochissimi. Alcuni li hanno chiusi perché stanno costruendo i resort. E altri invece li hanno, e altri sulle lagune ci sono le zanzare, peggio ancora, e quindi diventa un po' difficile. Vabbè. E comunque ieri in questo posto inospitale uno scorpioncino ci ha fatto visita, piccolo, Oh, sì, ma ci ha fatto È visita entrato sotto il tavolo. sotto il tavolo. Vabbè. Vabbè, comunque oggi proseguiamo per il Dhofar e arriviamo quasi a Salalah. Faccia con calma, Dal mare adesso saliamo di nuovo in montagna. Finito il Deserticon. Saliamo sulle scogliere. Finito la grande piana di quella della regione. Abbiamo detto che lasciamo la parte desertica dove non c'è nulla? No, non è vero. Siamo solo elevati. Sì, siamo su un altopiano. Strada? Black Road, pista. Gravel road. Paved road, gravel road, pista, strada. Quello che preferite. Sì. Lì c'è una mamma col piccolo che lo sta anche allattando ogni tanto. Scendiamo dall'altopiano.
dopo quest'ultima notte di libera volevamo spiegarvi un pochino come ci siamo organizzati noi per fare questi 9 giorni in libera. E dopo 9 giorni di on the road, nel deserto, nella polvere, bello, bellissimo, la tenda, ci laviamo un attimino le stanche membra a salarla.